Ok, perfetto. Ciao a tutti, oggi parliamo di cose serie. Parliamo di una grandissima designer che ha rivoluzionato il settore del product e dell'interior design. Si chiama Lilly Reich, o Reich, in tedesco sarebbe Lilly Reich. Ok, scusate per la mia pronuncia pessima in tedesco, ma immagino che non l'abbiate mai sentita. Ed è molto strano perché i suoi prodotti sono ancora in vendita oggi e sono tra i prodotti più importanti del design mondiale. Ma andiamo con ordine. Lilly Reich è nata a Berlino il 16 giugno del 1885 ed è morta nella stessa città il 14 dicembre del 1947. Alla fine dell'Ottocento a Berlino la città era diventata il centro industriale con una popolazione in continuo aumento. Lilly è nata in una famiglia benestante dove ha studiato in una scuola privata per sole donne, dove iniziò ad occuparsi di ricamo, che era considerato un impegno adatto per una donna di quel periodo. A 23 anni, e parliamo del 1908, si trasferì a Vienna, dove entrò in contatto con alcuni artisti progressisti come Joseph Hoffmann, che avevano lo scopo di trovare nuove forme per adattarsi ad un nuovo modo di abitare. E qui Lilly si fece strada in questo ambiente fatto di soli uomini. Pochi anni dopo poi rientra a Berlino con un bagaglio culturale enorme, ma ben presto si rese conto che il design non era adatto ad una figura femminile. È una cosa brutta da dire, però questo era il periodo. Gli venivano proprio chiuse le porte in faccia, nel senso, lei non riusciva ad aprire uno studio suo indipendente proprio per il suo essere donna, ed è purtroppo il periodo che ha vissuto Lilly Reich. Parliamo di una donna che si era formata con personaggi incredibili come Harry Van Velde e piano piano inizia a farsi strada, passando però dal mondo della moda, dei tessuti. Era, diciamo, un modo alternativo per avvicinarsi a quello del design di prodotto e degli interni. E quindi questo era il modo di riuscire gradualmente ad approcciarsi al mondo del design del prodotto e dell'interior design. Quindi passando dai tessuti alla moda, iniziò a lavorare nella decorazione di interni. Nel 1913, sempre a Berlino, riesce a realizzare una vetrina per una farmacia che si chiamava Elephant. E qual era la cosa particolare? Che tutti i prodotti per realizzare un farmaco erano perfettamente esposti, quindi avevamo le ampolle e avevamo i mortai, avevamo tutto quello che serviva per riuscire a creare un farmaco, ed era qualcosa di molto innovativo sia per il concetto che per come venivano esposti i prodotti in una forma molto precisa. E parliamo del 1913. Tornando indietro di un anno, quindi la farmacia l'ha fatta nel 1913, se andiamo nel 1912 vediamo come Lilly Reich si iscrive alla Deutsches Werkbund, una, diciamo, istituzione creata per aiutare i progettisti a collaborare con le aziende. Indicativamente era questo, o con gli artigiani. Che cosa è successo? Nel giro di pochi anni, quindi dal 1912 al 1922, Lilly Reich riesce a scalare tutti i gradini che gli servivano per diventare la responsabile di questa istituzione, ed è stata la prima nella storia a ricoprire un ruolo così importante in un'istituzione di questo tipo. E cosa significava per lei? Significava avere il potere di poter decidere che cosa esporre e come esporre determinati prodotti che facevano parte di quel gruppo. Parliamo quindi letteralmente di una donna con le palle cubiche, ok? Una donna estremamente forte, decisa e sapeva esattamente che cosa voleva. Considerate che durante la prima guerra mondiale riuscì ad aprire uno showroom dove vendeva tessuti e vestiti da lei ideati. Verso il 1920 il Bauhaus era aperto da un anno circa, mentre il suo lavoro continuava nel Deutsches Werkbund, e difatti progetta l'allestimento per la fiera della moda tenuta sempre in Germania nel 1922 a Newark. Proseguendo
procedendo con gli allestimenti, nel 1926 alla Fiera Internazionale di Francoforte crea un allestimento che si chiama Dalla fibra alla fabbrica e mostra come un tessuto venga realizzato dall'inizio alla fine, quindi mostrando tutti i passaggi che servono per andare a realizzare un tessuto che poi verrà messo sul mercato. Quindi mostra effettivamente tutti i processi produttivi, è qualcosa di estremamente innovativo per l'epoca. Parliamo del 1926. In questo frangente, tra i primi anni 20, quindi nel 1924 esattamente, incontra per la prima volta Ludwig Mies van der Rohe. E qui la storia cambia. Per quale motivo? Mies van der Rohe era già un architetto affermato ed entra a far parte del Werkbund tedesco e in questo modo, diciamo, si incontrano questi due personaggi. E che cosa succede? Da questo incontro inizia una collaborazione tra questi due designer, progettisti, mantenendo però sempre i due studi separati. Quindi quando usciva una collaborazione, un progetto di interni, un prodotto, erano firmati da entrambe i progettisti. In questo periodo nasce la sedia Weisenhoff, chiamata anche MR10 e MR20, progettata da Lilly Reich per la seconda mostra del Deutsches Werkbund a Stoccarda nel 1927, con l'idea brillante di accostare vimini e metallo tubolare. E qui fermiamoci un attimo. Siamo nel 1927, stiamo facendo, diciamo, questa camminata in questi anni. Loro due si incontrano nel 1924. Nel 1927 esce questa seduta firmata solo da lei e nel 1927 il tubolare metallico era una tecnologia, metallico piegato, scusate, era una tecnologia estremamente evoluta. Questo è importante da dire, era sempre sul pezzo, sfruttando le tecnologie migliori presenti al momento. Insieme Lilly Reich e Mies van der Rohe iniziarono a collaborare per la realizzazione di diversi stand e case come quella per Fritz Tugendhat, realizzata tra il 1929 e il 1930. Per quale motivo mi soffermo su questo? Perché Mies van der Rohe progettò gli spazi architettonici, Lilly Reich progettò gli spazi interni e i prodotti che servivano come allestimento, come ad esempio tavoli, sedie. Pochi anni dopo, qui parliamo tra il 1929 e il 1930, pochi anni dopo la famiglia scappò in Sud America per evitare la persecuzione nazista. Questo spazio poi venne, diciamo, occupato poi dalla Gestapo. Non è stata una storia felice per questa casa. Oggi fa parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO e i prodotti presenti all'interno sono qualcosa di sconvolgente. Per quale motivo? Perché sono stati la base per o realizzare dei prodotti nuovi, oppure i prodotti all'interno erano estremamente rivoluzionari, tant'è che ancora oggi vengono venduti. Ora, un esempio è la Tugendhat Chair o Model MR60, che se la osserviamo possiamo notare come abbia delle evidenti analogie con la Barcelona Chair. È come se fosse la prima parte di un'evoluzione, come vi dicevo prima. Non è possibile pensare che la Barcelona Chair sia nata dal nulla. Altri modelli nati da questo edificio sono la Model MR70, che non è nient'altro che la seduta di prima ma con i braccioli, la Burnout Chair o MR50, la Tugendhat Table o Model MR150. Nonostante questo incredibile lavoro di Lilly Reich, i prodotti uscirono con la paternità di Mies van der Rohe. Anche se su molti di questi prodotti c'era la firma di Lilly Reich, anche sul prodotto stesso, quindi era sopra, sulle parti in metallo c'era la firma di Lilly Reich, la paternità andò a Mies van der Rohe. Lilly fu la prima che nel 1931 progettò una collezione intera di prodotti in metallo e questo è sconvolgente se ci pensate, perché ha dovuto lottare con le unghie e con i denti per riuscire a creare una famiglia di prodotti e la paternità non è stata data a lei ma è stata data ad un'altra persona come Mies van der Rohe. Certo, era il pioniere dell'architettura in quel periodo, ma Lilly Reich non ha avuto la possibilità di crescere anche grazie a questa cosa. E la cosa triste che non trovate nei libri di storia è che
Mies van der Rohe non si è opposto, non ha detto nulla. Questo vi fa capire molte cose. Ma andiamo avanti. Nel 1929 ci fu l'esposizione mondiale di Barcellona e che cosa è successo? A Mies van der Rohe è stata data l'opportunità di rappresentare la Germania creando un edificio appunto per il padiglione della Germania a Barcellona, e a Lily Rake è stata data la possibilità di gestire tutti gli spazi interni e la possibilità di esporre dei prodotti tedeschi all'interno, quindi lei si doveva occupare di tutta la parte interna e Mies van der Rohe di tutta la parte esterna. Se voi cercate su internet padiglione Barcellona vi uscirà solo Mies van der Rohe, e qui all'interno nasce la famosissima Barcelona Chair, che anche in questo caso è stata data la paternità a Mies van der Rohe, quando sappiamo benissimo che è la collaborazione di entrambe, Mies van der Rohe e Lily Rake. Tutto quello di cui vi sto parlando è verificabile, quindi cercate qualsiasi tipo di documento inerente a Lily Rake e troverete tutte le informazioni di cui vi sto parlando. Proseguendo con la storia, nel 1932 Lily Rake entrò a far parte del Bauhaus a 47 anni e portò la sua esperienza fatta nella progettazione di prodotti, di spazi interni, di lavoro sui materiali tessili e sull'allestimento e le esposizioni fieristiche. E come fa ad entrare all'interno del Bauhaus? Entra perché Mies van der Rohe ne diventa il direttore e quindi chiama anche lei. E che cosa svolge all'interno? Diventa l'istruttore capo della sezione tessile, chiamato anche il laboratorio femminile, perché Gropius praticamente aveva confinato le donne all'interno. E questa cosa vi fa capire quanto il Bauhaus fosse in realtà molto chiuso e quanto oggi abbiamo una visione distorta di che cosa significhi il Bauhaus. Lily Rake all'interno gestiva tutto questo laboratorio, ma soprattutto gestiva tutta la parte finanziaria del Bauhaus e tutti gli impegni di Mies van der Rohe. Ok, quindi tutto quello che passava, tutti gli impegni che aveva Mies van der Rohe erano organizzati da Lily Rake. Il suo lavoro all'interno del Bauhaus durò per pochi anni, perché nel 1933 il Bauhaus chiuse a causa delle pressioni del partito nazista. La collaborazione però con Mies van der Rohe continuò fino al 1938, quando lo stesso architetto fuggì a Chicago a causa appunto della persecuzione nazista, lasciando Lily Rake in Germania. Sì, perché colpo di scena, in realtà Lily Rake e Mies van der Rohe erano collaboratori, sempre indipendenti, con studi diversi, erano degli amanti nella vita privata, ma Mies van der Rohe era un uomo sposato con Adele August Brunn, e nella fase in cui lui stava per scappare in Germania era anche il periodo in cui lui si stava separando e non voleva portare questo scandalo della separazione dell'amante negli Stati Uniti, e quindi semplicemente troncò il rapporto con Lily Rake. I due si incontrarono nel 1939 in America per la creazione di un campus universitario, ma successivamente Lily tornò in Germania e quindi la loro relazione praticamente finì, anche se continuarono a sentirsi grazie a numerosissime lettere che si scrivevano. E che cosa fece Lily in questo periodo in una Germania nazista? Cercò di lavorare occupandosi sempre di stand fieristici, esposizioni, ma qual era il problema? È che veniva come donna continuamente cassata, veniva bloccata da nuovi agenti, nuovi interior designer più vicini al partito nazista, e quindi letteralmente è stato un periodo molto complicato per questa designer per riuscire a lavorare in un settore in cui veniva continuamente chiusa. Durante questo periodo Lily Rake riuscì a nascondere 4.000 disegni di Mies van der Rohe e 900 suoi, affidandoli ad Edward Ludwig, ex studente di Mies van der Rohe, e riuscì a mantenerli fino alla fine della seconda guerra mondiale in una casa della Germania orientale, mentre il resto della documentazione di
Reich venne distrutta durante i bombardamenti britannici di Berlino nel 1945. Se voi guardate le immagini di quel periodo, Berlino era letteralmente rasa al suolo. E qui ci fu una lunghissima trattativa tra Mies van der Rohe e la DDR, la polizia tedesca, per riuscire a recuperare questi disegni che vennero recuperati dall'architetto nel 1964. Poco prima della morte di Mies van der Rohe nel 1969, questo architetto donò questi disegni al MoMA di New York, mentre Lilly morì molto prima, nel 1947, a causa di un tumore. È triste vedere come un personaggio così importante come Lilly Reich non sia considerato nel 2021, ma per di più i suoi progetti fatti in collaborazione con Mies van der Rohe non sono cofirmati. Un'azienda che produce ancora oggi questi prodotti è la Knoll, e se voi cercate sul sito della Knoll e cercate la Barcelona Chair, vi uscirà che è stata progettata solo da Mies van der Rohe. E questo è molto triste, anche perché, non lo so, ve lo chiedo, secondo voi questa designer è stata scoperta solo adesso? No. Nel 1977 una giornalista del Washington Post, Sarah Booth Conroy, sosteneva appunto che questi prodotti erano in realtà una collaborazione fatta tra Mies van der Rohe e Lilly Reich, ok? Quindi non era frutto del lavoro svolto solo da Mies van der Rohe. Si sa, questa cosa si sa da anni. Ed è triste vedere come in realtà una figura così importante per il design venga letteralmente nascosta. Uno dei motivi per cui io realizzo i video è proprio per questo, per riuscire a portare alla luce personaggi che altrimenti sarebbero nei libri di storia, sconfinati in un libro dimenticato in biblioteca. In realtà queste sono le figure che servono a far comprendere a chi è appassionato di design cosa ci sia dietro a tanti prodotti e quale sia la vera verità. Tutto qui, spero che vi sia piaciuto, vi invito a fare molta ricerca in merito a Lilly Reich per capire chi sia stata questa designer e quanto sia importante ancora oggi. Scusate per il mega malloppo, ma avevo bisogno di raccontarvi la storia di una grandissima designer. Alla prossima, ciao!